Amiche ed amici, ciao a tutti, ben ritrovati su Momis Crochet. Io sono Simona ed oggi sono lieta di mostrarvi il tutorial di questa fantastica tote bag super estiva, perfetta sia per le passeggiate estive che per il mare, perché è abbastanza pratica, comoda e capiente. Dovete sapere che questo progetto in realtà nasce da un punto di domanda che io mi faccio sempre quando entro nei negozi per andare a fare shopping, no? E vedo queste grandi tote bag. Io non vi nascondo che ho la tentazione di prenderne qualcuna e acquistarla, però poi mi chiedo, ma perché devo acquistarla quando posso farla io? So lavorare all'uncinetto, ho i materiali, tra l'altro conosco e so la qualità dei miei materiali, quindi perché non farla da me? E nello stesso tempo, perché non condividere questo progetto anche con voi? È un progetto 100% ecosostenibile perché ho utilizzato una delle mie basi in legno da 21 cm per 8, ma la bag è abbastanza grande, quindi non fatevi ingannare dalle dimensioni della base utilizzata. E poi ho utilizzato in totale 200 grammi di raffia, 100% cellulosa di viscosa, abbastanza morbida, scorrevole, non è quella che vi distrugge le manine. Insomma, sapete un po' cosa penso della raffia e sapete che su momiscrochet.it potete trovare soltanto filati di ottima qualità. Per questo progetto io ho voluto giocare non solo con le colorazioni che mi ha ispirata un accessorio che ho visto proprio in un negozio specifico, ma ho giocato anche con i punti di lavorazione. È un progetto adatto a tutti, sia ai più esperti che ai meno esperti. Abbiamo una lavorazione a punto basso, a punto alto e a punto rete, come vedete sulla zona centrale, questa zona un po' traforata, quindi ho giocato sia con i colori che con la texture di lavorazione. Come notate ho voluto anche realizzare i manici all'uncinetto super resistenti e nel tutorial passo passo vi mostro come fare. La tonalità in beige utilizzata è finita tutta perché comunque è stato il colore predominante. Poi ho utilizzato altre due colorazioni, panna e blu grigiastro, che comunque è un bellissimo azzurrino. Queste due rocche mi sono avanzate, quindi probabilmente ci sarà qualche accessorio da abbinare sicuramente alla bag. Io ho un'idea, però come sempre mi affido a voi. Suggeritemi qualche accessorio da abbinare alla bag, vi leggerò molto volentieri e vediamo un po' di realizzare qualcosa insieme, perché l'idea non è male. Uncinetto di lavorazione 3,5 per lavorare attraverso fori e numero 5 per il resto della lavorazione. Puoi anche personalizzarla in colori, allora puoi farla monocolore, però sappi che ti occorrono almeno 2 rocche tricolore oppure bicolore. Sullo shop sono disponibili, oltre a queste tonalità, altre 4 tonalità: make-up, senape, verde e blu. Ti lascio molto volentieri i link che ti riportano ai kit e ai materiali sotto questo video del box info. A questo punto ti riporterei direttamente al tutorial di oggi. Sigla! Parto con la colorazione in beige e intanto faccio un cappio. Uncinetto di lavorazione al momento 3,5. Questo cappio lo faccio passare attraverso il primo foro, subito dopo il foro che si trova sulla zona più curva. Esattamente questo. Da questo punto in poi ho 16 fori. Entro quindi, tiro fuori il cappio, intanto parto con una catenella che vale come primo punto e vado a lavorarmi i primi 16 fori, quindi questo è il primo punto. Ne lavoro altri 15, quindi 2, 3, 4, 5, 16, ottimo. Ora, a partire dal foro successivo sono sulla zona più curva. Teniamo in considerazione i primi 9 fori. In questi 9 fori andremo a lavorare 2 punti bassi, quindi 1 e 2, 3, 4, 5, 6, 17,
17 e 18. Dal foro successivo, che coincide con quello opposto, dove abbiamo lavorato un solo punto, andiamo a lavorare nei prossimi 16 fori un punto basso. 1, 2, il motorazzo non poteva mancare ovviamente, 4, esatto, 5, 6, bene, 15 e 16, ottimo. Ora ci ritroviamo sulla zona più curva, la seconda, 9 fori, quindi aumento 2 punti per ciascun foro, quindi 18 punti bassi. 2, 4, 6, 18, 18 e 18, 36, 16 e 16 sono 32, mi ritrovo 68 punti. Intanto andiamo a chiudere e poi procediamo per il giro numero 2, quindi entro nel primo punto, porto l'asola e vado a formare insomma l'asola alla catenella iniziale. Poi piuttosto che partire dal primo punto, quindi dalla prima catenella, parto dal punto precedente, mi inserisco con l'uncinetto, prendo la rafia. Questo punto lo lavoriamo, ma subito dopo. E intanto faccio una catenella. Nello stesso punto, questa catenella non vale come primo punto, nello stesso punto faccio un punto basso, perché lavoreremo in tondo. Quindi un punto basso, cambio anche il numero di uncinetto e passo al numero 5. Durante il giro numero 2 distribuiremo 17 aumenti. Il primo punto già lo abbiamo fatto. Andiamo a lavorare altri 2 punti per un totale di 3. Punti bassi semplicissimi, quindi 1, 2 e 3, e nel quarto punto andiamo a fare l'aumento, 2 punti nello stesso, 1 e 2. Bene, ora dobbiamo ripetere questa sequenza per tutto il giro. Nei primi 3 punti facciamo un punto basso e nel quarto facciamo un aumento, 2 punti bassi nello stesso. Quindi ripetiamo, un punto basso nei prossimi 3, e nel successivo 2 punti bassi. Quindi continuiamo così per tutto il giro. 1, 2, 3, aumento. Anche quando ci ritroveremo sulla zona più curva ripeteremo lo stesso lavoro. Al termine del giro ci rimarranno 1, 2, 3, 4. Quindi nei primi 3 facciamo un punto basso e nell'ultimo l'aumento. Ora sto riflettendo che io cambierò colore poi, quindi con la lavorazione in tondo si vedrebbe lo scalino. Cambio idea, voi fate in tempo comunque a lavorare una catenella. Fatta la catenella non aggiungete il primo punto basso, così con la sola di chiusura andate comunque a formare il primo punto basso. Io cosa farò per ovviare a questo? Non entro nel primo ma nel secondo punto. Vado a sostituire insomma la sola del primo punto basso, così ho sempre lo stesso numero di punti. Però mi inserisco nel punto sempre precedente, così, questo è ovvio che lo lavoro, quindi prendo la rafia e parto con una catenella che a fine giro diverrà un punto basso.
Durante il giro numero 3 andremo a lavorare semplicemente un punto basso in ciascun punto per 4 giri totali, quindi non faremo assolutamente aumenti. Nel giro numero 2 abbiamo aggiunto 17 punti in più con l'aumento, ne avevamo 68, quindi più 17 abbiamo 85 punti bassi totali. Quindi questo significa che per i prossimi 4 giri lavoreremo 85 punti. Fatto il primo, andiamo a lavorare il secondo, questo qui che io ho sostituito, no? 2, ok, 3, 4, 5, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 84 e 85. Avete visto, non fa una piega. Qui abbiamo la catenella iniziale, il primo punto, quindi vado nel primo. Se non riusciamo perché l'uncinetto è troppo grande, possiamo prendere quello più piccolo e andiamo a pescare l'asola. Quindi la facciamo passare attraverso, così mi inserisco nell'asola appena creata nel primo punto e da qui riparto. Quindi faccio passare la rafia, facciamo sempre una catenella, ripartiamo da qui e andiamo a lavorare 85 punti anche per questa riga e per altre due, per un totale di 4. Eccomi in anticipo, in realtà devo ancora lavorare altri 2 giri a punto basso, 85 punti, ma volevo mostrarvi il cambio colore perché io ho fatto in totale 4 giri e voglio cambiare il colore. Nel momento in cui dobbiamo andare a prendere il filo per iniziare il giro successivo, no? E quindi fare la catenella, piuttosto che prendere il primo colore prendo il secondo. Ho già fatto il cappio, quindi basterà mettere sul cappio, far passare il cappio attraverso le asole, bloccare con una catenella e procedere. Quindi un punto sul secondo punto, ok, terzo punto, e così abbiamo effettuato il cambio colore. Quindi non cambia nulla, sto soltanto cambiando il colore. Ok, per cui credo che per questo giro il prossimo continuerò con questo bellissimo azzurrino che comunque sul sito trovate con il nome di blu grigiastro, ma comunque un azzurrino bellissimo, una bellissima tonalità che è troppo bella, infatti non potevo non utilizzare questa. Bene, ho completato i miei 6 giri, nel frattempo il mio lavoro si sta imbarcando perché sta crescendo il corpo borsa, bello ampio, no? Altrimenti che borsa estiva è? Sono al termine del giro, ora voglio cambiare di nuovo il colore, quindi cosa faccio? Sempre il solito discorso, entro dietro, molto facile. Ancora ho la colorazione panna da utilizzare, dopo la utilizzo, però intanto voglio dare uno stacco con il beige, quindi entro nell'asola appena creata, nell'asola dietro, ok, tiro un attimino perché l'asola è troppo larga, quindi riprendo questo lo passiamo dall'altra parte, così lavoriamo in pace e i filati non si annodano tra loro, quindi faccio passare il beige attraverso l'azzurrino, catenella e praticamente riparto un punto in ciascun punto e intanto continuo così. Credo che non appena termino il giro in beige cambierò nuovamente il colore, farò altri 2 giri in panna, proprio come l'azzurrino, uno stacchetto così e così via. Insomma, magari poi vi do lo schema colori che ho adottato io. Intanto vi ho mostrato come si effettua il cambio colore, sia partendo da un filato nuovo, quindi che ancora non è agganciato, che da il filato già agganciato. Quindi basta semplicemente prenderlo da qui. Lascerò io tutti i fili agganciati. Bene, amiche ed amici, ho terminato parzialmente il mio lavoro. In totale ho fatto 14 giri. Ho effettuato il cambio colore, questo l'avevamo fatto insieme se non erro, in azzurrino, beige, panna, altri 2 giri in azzurrino e poi ho terminato con 4 giri in beige. Come notate ci sono dei marcapunti. Piegate così il vostro lavoro e andate a segnare il punto basso sia di un'estremità che dell'altra.
dall'altra, come nel mio caso. Ripeto, avendo lo stesso kit non avrete problemi. Dopodiché andate a contare dei punti. Io parto dal marcapunti subito dopo l'avvio del giro successivo, quindi il punto segnato non lo conto. Inizio a contare dal punto basso successivo 20 punti e vado a marcare il 21esimo, che praticamente coincide con la zona centrale della mia bag. Segnato il centro, dal punto successivo contate di nuovo 20 punti e nel successivo alla fine potrete mettere il marcapunti, ma ad ogni modo se l'avete messo prima vi risulterà il 21esimo. Fate la stessa cosa dall'altra parte, quindi continuate, contate 20 punti, mettete il marker e poi contate di nuovo 20 punti. Visto che abbiamo un totale di 85 punti, abbiamo un punto in più. Infatti io qui ne ho 21. Dobbiamo eliminare questo punto. Come eliminarlo? Disfo la chiusura dell'ultimo giro, disfo 1 e 2 punti, disfo anche l'altro punto. Ok, ho 2 punti, li vado a chiudere insieme, quindi da 85 punti passeremo a 84, per cui entro nel penultimo e prendo la rafia, entro nell'ultimo, prendo la rafia, 3 asole e chiudo. Benissimo, entro nel primo punto, vado a chiudere in maniera invisibile, rientro nell'asola appena creata e quindi vado a fare una catenella. Ora prendiamo altri 4 marcapunti. Partendo dal centro della nostra borsa inizio a contare 10 punti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Quindi qui vado a segnarmi il punto. Di nuovo a partire dal punto basso successivo al marker. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bene, mettiamo il marker. Quindi ho 10, 10, 20 più 1 sono 21 punti. Riportiamo lo stesso lavoro dall'altra parte. Fatta la catenella vado a sostituire il primo punto alto con i 2 punti bassi, quindi faccio un punto basso e un altro punto basso, casomai fai pure le 3 catenelle. E intanto andiamo a lavorare un punto alto in ciascun punto. Non dovremmo fermarci nel primo marker del lato davanti o dietro, ma in quello centrale. Intanto lavoriamo un punto alto in ciascun punto al di sotto. Questo lo possiamo anche togliere, non ci occorre, già abbiamo preso tutti i calcoli. Ultimo punto alto prima del marker. Ora in questo punto andiamo a fare poi un punto alto e risegniamo il punto. È molto importante da segnare perché ci tornerà utile nei giri successivi, quindi segniamolo sempre, è la nostra linea guida. Lo stesso faremo per quest'altro marker e per gli altri 2 sulla parte dietro. E intanto vado a lavorarmi gli altri 9 punti, oltre a quello già lavorato, sono 10 totali se vi ricordate, quindi questo è il secondo, il terzo e 10. Benissimo, siamo al marcapunti centrale. Lo togliamo un attimino, lo saltiamo e sostituiamo questo punto con una catenella. Quindi andiamo nel punto successivo, nel primo di 10 e arriviamo all'altro marcapunti. Lavoriamo il punto alto e lo segniamo nuovamente proprio come abbiamo fatto poco prima. Quindi un punto alto qui e marchiamo il punto. Bene, ora non dobbiamo fare altro che ripetere lo stesso lavoro dall'altra parte. Quindi un punto alto in ciascun punto finché non arriviamo al marker e rimarchiamo il punto. Altri punti alti per un totale di 10. Quando arriviamo al marker centrale andiamo a fare la catenella, quindi stesso lavoro che abbiamo fatto qui. Giro completato, guardate che ho fatto, ho ripetuto lo stesso lavoro, infatti ho lasciato il marcapunti giusto per farvi vedere, poi sono andata avanti semplicemente lavorando punti alti, quindi abbiamo questa situazione. Andiamo a chiudere il giro, siccome qui ho fatto il punto alto senza la catenella per andare a chiudere in maniera invisibile, ci spostiamo nel punto successivo,
tiro fuori, bene, ci inseriamo sia nel punto alto sostituito, se hai fatto le 3 catenelle nella terza, cappio, bene. Ora ho pensato, inizialmente volevo fare questa zona centrale monocolore, quindi in beige, tant'è che ho staccato la raffia in azzurrino e panna, però ho cambiato idea, voglio dare anche un certo movimento con i colori, voglio giocare anche con i colori e quindi tra un giro a punto alto e l'altro farò un giro a punto basso con il panna, per cui faccio un cappio per comodità, così lo faccio passare attraverso le asole, blocco con una catenella che a fine giro diverrà un punto basso. Durante questo giro faremo, come vi anticipavo, un punto basso in ciascun punto sottostante per un totale sempre di 84 punti. Quando arriviamo al primo marker lavoriamo il punto e poi rimettiamo il marker. Continuiamo a lavorare punti bassi intanto perché abbiamo punti alti e quando arriviamo alla catenella di separazione andiamo a lavorare semplicemente un punto basso, niente di più, niente di meno, e poi continuiamo a punto basso finché non terminiamo anche questo giro. Giro punto basso terminato. Quindi allungo l'asola e vado a chiudere, vado nel primo punto basso e faccio l'asola alla catenella. Quindi entriamo nell'asola appena creata, nel cappio, stringiamo un po', abbandoniamo per un attimino il panna e continuiamo col beige. Quindi faccio passare tutto, ok, e intanto faccio una catenella. Sostituisco sempre il primo punto alto con i 2 punti bassi e da qui si riparte. Quindi ora cosa dobbiamo fare? In sostanza dobbiamo ripetere quello che abbiamo fatto prima. Andiamo a lavorare un punto alto in ciascun punto sottostante. Quando arriviamo in prossimità della catenella ci rivediamo perché lì vi mostro cosa dobbiamo andare a lavorare, quali punti dobbiamo andare a lavorare. Infatti io direi che per non allungare troppo i tempi di questo tutorial, visto che comunque sia da una parte che dall'altra parte dobbiamo lavorare sempre dei punti alti o dei giri a punto basso, ci vediamo direttamente sulla zona centrale, quindi su questa zona. Bene, sono sulla zona centrale, lavorazione a punto alto. Dal marcapunti fino ad ora ho lavorato 9 punti alti, sono in prossimità del marker, quindi ho 1, 2 e 3 punti. Cosa dobbiamo fare? Nel punto prima del marker facciamo una catenella, nel punto segnato con il marker facciamo un punto alto, che volendo possiamo anche segnare con il marker, catenella nel punto successivo e da qui ripartiamo, facciamo un punto alto in ciascun punto sottostante. Ecco qui, quindi abbiamo un rettangolino qui e 2 qui. Nel giro successivo poi ne faremo 3 e così via. Infatti io vi suggerirei, perché non vi mostrerei nulla di nuovo, davvero, di continuare così. Facciamo tutti i punti alti. Quando arriviamo sull'altra zona centrale facciamo catenella, punto alto, catenella, chiudiamo il giro. Se anche voi state utilizzando più colori, passate nuovamente al panna e fate un giro normale a punto basso e iniziate anche voi il giro numero 5. Ci vediamo direttamente sulla zona centrale. Bene, sono al giro numero 5, il terzo a punto alto per intenderci, e ho lavorato i primi 8 punti a partire dal marker. I marker sono molto utili appunto per tenere traccia dei punti che bisogna lavorare sulla zona centrale. Quindi, lavorati i primi 8 punti alti, facciamo una catenella, saltiamo un punto e andiamo a lavorare un punto alto nel punto basso centrale. Possiamo rimettere anche il marker per comodità. Facciamo di nuovo una catenella, saltiamo un punto, facciamo un punto alto nel successivo e ripetiamo di nuovo la sequenza: catenella, saltiamo un punto, andiamo nel successivo e lavoriamo un punto alto.
che sarebbe il primo punto alto di 8 fino all'altro marcapunti. Terminiamo il giro, iniziamo quello a punto basso in panna e poi ci rivediamo al giro numero 7 per continuare la sequenza di catenelle e punti alti. Bene, sono al giro numero 7, ho lavorato 7 punti alti e adesso ripetiamo la sequenza di una catenella, salto un punto e lavoro il primo, quindi catenella, salto un punto il secondo, catenella, salto un punto il terzo, catenella, salto un punto il quarto, che sarebbe il primo di 7. Quindi continuo a lavorare la mia sequenza, ripeto anche dall'altra parte, poi per il giro numero 8 il solito giro a punto basso e ci vediamo qui per il giro numero 9 su questa zona centrale, così completiamo tutto. In totale abbiamo 1, 2, 3, 4 quadratini. Voglio suggerirti e consigliarti una piccola modifica da apportare a questo disegno geometrico centrale. Guardando la bag sembra quasi che ci sia un errore sulla sequenza di punti. Qualcuno si potrebbe chiedere ma i quadratini dovrebbero essere 5 e non 4. Ma lo schema è corretto, la sequenza dei punti adottata è corretta. Però se non ti piace l'effetto e vuoi eliminare questo inganno ottico, io ti consiglio di aggiungere un altro quadratino e quindi piuttosto che lavorare 7 punti alti lavora un'altra catenella, salti un punto e lavori soltanto 5 punti alti. Lo stesso lavoro lo ripeterai sulla parte opposta della bag, quindi quasi a fine giro. Aggiornamenti ci stiamo vedendo un po' prima perché ho deciso di fermarmi qui, ho misurato anche la borsa, quindi per stare in proporzione mi sembra anche giusto fermarmi qui. Sto per terminare anche la variante in beige, quindi cosa ho pensato di fare? Di andare a riprendere i giri a punto basso e magari, perché no, anche lo schema colori che avevo adottato all'inizio, così ho un certo equilibrio. Per cui dal giro successivo io andrei a lavorare semplicemente un punto basso in ciascun punto, quindi ho iniziato con la catenella, vado nel punto successivo e lavoro un punto basso e lavorerò i miei 84 punti. Per questo giro e per i successivi credo che continuerò con il beige finché non termina la colorazione. Quando termina alternerò il panna, che ne ho un bel po', e anche l'azzurrino, il blu grigiastro. Sì, credo che farò proprio così. Credo che in totale andrò a fare 13 giri, 14 giri a punto basso, ve lo anticipo fin da subito, così arrivo ad un'altezza di 30 cm. La bag è abbastanza grande, perfetta per quest'estate. E poi ci occupiamo dei manici. Io sinceramente non so se andarli, vorrei che poteste interagire proprio adesso, andarli a realizzare direttamente con questa bellissima raffia oppure applicare i miei manici in legno. Davvero sono un po' in difficoltà, non saprei, ovviamente ancora la borsa è bassa, quindi ovviamente non lo so sinceramente. Vediamo, intanto deciderò man mano che alzo il corpo della borsa. Bene amiche ed amici, ho alzato il corpo della borsa per un bel po', sono arrivata a 30 cm di altezza, perché comunque essendo una borsa estiva deve essere bella grande, pratica, comoda e capiente, no? Dopo i giri a punto alto ho fatto altri 11 giri semplicemente a punto basso e questo è lo schema colori che ho adottato. Dopodiché ho fatto l'ultimo giro con il panna, ho staccato anche la raffia perché adesso andiamo a chiudere. Siccome qui ho la catenella, vado semplicemente nel primo punto e poi con l'ago mi aiuto entrando nell'ultimo, al centro dell'ultimo in realtà, così. Benissimo, quindi chiusura invisibile. A sto punto possiamo andare a bloccare per bene la raffia e disperderla tra i punti sul dietro della bag. E quindi questo è il risultato finale. Devo ancora staccare la raffia da qui e voilà, bag completata. Quindi a questo punto cosa bisogna fare? Bisogna piegare la bag in questo modo e prendere qualche misura giusto per andare a fissare i manici. La mia bag è larga 36 cm, quindi io cosa ho fatto? A 9 cm ho messo il marcapunti, la stessa cosa ovviamente dall'altra parte, quindi sono perfettamente al centro. Da un marker all'altro all'incirca 17
7 cm. Nello stesso tempo ho anche realizzato i due manici da andare a cucire direttamente sulla bag. Vi ricordate, ero un po' indecisa, non sapevo se applicare i miei manici in legno, riprendendo così la base, ma magari ci facciamo qualche altra bag. Fatemi sapere giù nei commenti. Io penso che questo modello sia molto più bello con dei manici in raffia e ho giocato anche qui con i colori. Inizialmente avevo lavorato 60 cm di catenelle che corrispondono con questa raffia a 60 catenelle, ma il manico era un po' troppo lungo, anche perché dobbiamo tenere in considerazione che con il tempo e con il peso degli oggetti non solo cede la lavorazione del manico, ma cede anche la lavorazione della bag. Qualsiasi filato cede, ve l'ho sempre detto. Quindi cosa ho fatto? Ho disfatto il lavoro, quindi il primo manico che stavo realizzando, perché comunque in ogni caso io faccio sempre delle prove, e piuttosto che avviare 60 cm di catenelle ne ho avviate 50 cm, 51 catenelle, e poi sono ritornata indietro a punto basso. Ho fatto in totale 5 righe a punto basso, 3 righe in azzurrino o blu grigiastro e l'ultima riga in panna. Anche qui potete seguire i vostri gusti, anche in base ai colori che andate a scegliere, poi vi regolate con le colorazioni dei vostri manici. Si indossa perfettamente, 50 cm per me vanno più che bene. Se la volete più lunga io vi consiglio 60 cm o 55, ma non andate oltre, altrimenti la borsa vi arriva alle ginocchia. Quindi questi sono i miei consigli. A proposito, questo è ciò che mi rimane dalla bag, quindi ho due rocchie. Io in totale ho usato 200 grammi di raffia, quindi volendo, se volete farla bicolore o monocolore, vi suggerisco di acquistare due gomitoli da 100 grammi. Fissiamo i manici. Uno l'ho già fissato semplicemente con ago e filo, guardate, molto pulito. Ora lo ripeto dall'altra parte insieme a voi. Quando avviate le catenelle iniziali lasciate, come ho fatto io, un bel po' di raffia che vi servirà quantomeno per cucire. Prendo come riferimento sempre i marcapunti. Visto che ho fatto 5 righe totali, il punto segnato col marker lo fisso nella terza riga. 1, 2, quindi entro nel primo punto di 3, ma al centro del punto basso, come se dovessi fare un punto maglia, no? Per intenderci, così la cucitura è molto più resistente. Entro al centro del punto basso e passo 3 volte, giusto per fissare bene sia l'inizio che la fine della cucitura. Stringo, mi raccomando, stringete, perché i manici vanno a trattenere il peso degli oggetti, quindi deve essere una cucitura bella resistente. E 3. Bene, adesso vado a bloccare questa raffia in eccesso. Vado direttamente qui, vado sul retro. Ok, taglio l'eccesso, metto il mio manico sul dritto, così, e vado a ripetere lo stesso lavoro dall'altra parte. Riprendo un pezzetto di filo nuovo e vado a cucire, poi la bag è pronta. Amiche ed amici, rieccoci qui, siamo giunti al termine di questo video tutorial. Spero che la borsa ti sia piaciuta, che il tutorial ti sia stato utile. Te lo faccio vedere anche meglio indossata, perché rende molto di più indossata piuttosto che così a mano o comunque su un ripiano. Sicuramente sarà uno di quei modelli che sfrutterò tantissimo sia per il mare che per le passeggiate estive, perché, ripeto, è molto pratica, comoda e capiente. Poi i colori che ho scelto sono facilmente abbinabili a qualsiasi outfit. Insomma, ti aspetto giù nei commenti, fammi sapere cosa ne pensi, e ti ricordo che trovi i kit e i materiali su momiscrochet.it. Ti lascio i link diretti sotto a questo video nel box info. Io ti ringrazio per avermi fatto compagnia anche quest'oggi, ti do l'appuntamento al prossimo video tutorial che come sempre ti consiglio di non perdere. Un bacino a tutti!